ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo video. Parliamo di coltelli senza coltelli. No, un coltello ce l'ho ed è il Titans della Saturn Knives, molto buono. Come avete visto, ho buttato giù un ramo di eucalipto piuttosto impegnativo col seghetto e con il Titans l'ho già sfoltito dai rami più grossi impegnativi. Però l'occasione di questo video così estemporaneo, come potete vedere mentre sto facendo un lavoro, nasce dal fatto, dal commento di uno di voi, di uno dei miei seguaci, followers, come si dice, e tutt'altro che inopportuno, anzi lo ringrazio, e che però mi fa essere un attimino polemico. Capiamoci sul perché. Perché polemico? Perché io non ho mai notato in altre, adesso non vado più tanto in bicicletta e si vede, anche perché finché lavoro la notte, poi di giorno faccio fatica a far molto, ma vabbè, anche in autunno quando poi sono a casa vado piuttosto a camminare che in bicicletta. Però se voi andate nei forum di mountain bike è difficile che trovate qualcuno che vi scriva: io mi sono preso per 100 euro una vecchia Graziella. Per chi non fosse babbione come me, non sa cos'è la Graziella, vado a vedersela, ma magari metto un'immagine qua nel video dopo, quando faccio il montaggio, faccio l'editing, e va bene uguale, mi porta ugualmente dove voglio. Certo, o come essere in un forum di ferraristi e uno dire: io mi sono comprato il Ciao della Piaggio e mi porta dove va uguale alla Ferrari. Vabbè, cioè è ovvio, o è palese, o anche con una vecchia 500 vado dove mi porta la Ferrari. Certo, è palese che però la qualità del viaggio, il comfort, la velocità, la capacità di frenata, insomma sono due cose completamente diverse. È come dire tra me e la Utzinger. Ovviamente la Utzinger è una bella signora, mentre io sono un vecchio babbione. Però purtroppo invece, come anche in alcuni commenti qua su YouTube, anche nei miei video e nei forum, nei gruppi, diciamo così, su Facebook, su Instagram e via discorrendo, e sui vari social, arriva sempre il commento: ma io col pennato faccio di tutto, ma io con coltello da 20 euro abbatto le sequoie. Allora, ovviamente un coltello da 20 euro taglia se è ben affilato, se ha un minimo di tempra, taglia. Un noto bushcrafter ormai morto inglese qualche tempo fa ci faceva vedere un video, eventualmente se lo ritrovo vi posto qua il link, dove con delle lattine di cibo per cani, per capirsi, delle lattine di fagioli, lui faceva delle lame, le manicava, le affilava e ovviamente la carne la si taglia. Quante volte non vi siete mai tagliati con un barattolo, nell'aprire un barattolo? Almeno quelli più vecchiotti come me, che una volta non c'erano queste linguette comode che si aprivano da soli, ma bisognava usare l'apriscatole eccetera, e succedeva di tagliarsi, perché ovviamente il filo lo si fa comunque senza bisogno di avere questo Titan. È sufficiente avere una banda di metallo e affilarla da una parte, e ovviamente questa taglia per tagliare. Dopo bisogna vedere quanto tiene il taglio. Se per esempio si affronta come questo ramo di eucalipto ormai secco, molto duro, quante volte tiene, cioè se dopo 2 o 3 tagli si è già fregato, si è già piegato il filo e quindi non ha più nessuna utilità. E quindi la polemica nasce da questo. La battuta è stata fatta, si parlava del coltelli da sopravvivenza e mi è stato detto: guarda che gli antichi romani c'erano prima dei Marines, e ciao che bushcraft nelle foreste, nelle cose. Certo, io gli ho risposto: allora l'uomo primitivo per centinaia di anni ha vissuto, a quanto dicono gli antropologi ovviamente,
ha vissuto con coltelli e asce di selce, allora perché no? Perché non utilizziamo coltelli e asce? Ma sai che scemi che sono i Marines americani, invece che dargli il Kabar o invece che dargli il Camillus, non potevano dargli niente, perché uno dove a terra, dove arriva, trova della selce, trova delle pietre, le scheggia e si fa il suo coltello da sopravvivenza. Guarda te. Allora, il discorso ovviamente parte dalla passione. Se si ha passione si cerca di conoscere, un po' come gli sci. Io posso andare giù con 2 travi di legno piallate, ben levigate e incerate, posso andare giù invece che con un paio di sci di grande marcona che vanno praticamente da soli. Mi faccio 2 cose e dico: guarda te, con 30 euro il mio falegname mi ha fatto 2 sci e vanno benissimo, invece che spendere 300, 400, 1000 euro, adesso non so neanche i prezzi perché io non scio, per un paio di sci importanti. E queste sono un po' purtroppo le frasi e le battute che si trovano quando si parla di coltelli. Allora, la prima cosa è che ovviamente il coltellino da 20 euro, la cinesata da 20 euro, non è detto che sia sempre scadente. Diciamo che un coltello discreto si parte dai 50 euro, per esempio gli Hunter Pro della Victorinox, ce ne sono anche a qualche decina di euro in meno i piccoli Victorinox, e hanno delle lame discretamente buone, soprattutto non ti si rompono in mano nell'uso o nel leggero abuso, e questo è già un motivo per cui spendere qualche decina di euro in più, al di là del piacere estetico. Se uno poi li compra per il piacere estetico, ma allora può fare anche una raccolta di tappi o di lattine, fai la raccolta di lattine, ti piacciono, sono belli esteticamente per te, va tutto bene, tutto è concesso. Ma se uno ha passione per i coltelli, ovviamente si appassiona per i tipi di acciaio, per i tipi di bisellatura, di forma, come mai certe geometrie funzionano meglio di altre, come mai certi acciai funzionano meglio di altri. Dopo è vero, non è detto che gli acciai più moderni o coltelli molto costosi dai 300, 400, 500 euro in su siano più validi di coltelli da 100-150 euro. Su questo ci sto, però i coltellini da 10-15 euro non sono altrettanto validi ai coltelli da 100-150 euro, e questo è un dato di fatto. Non lo sono se non altro per il materiale utilizzato, se non altro per il tipo di acciaio utilizzato. Dopo tagliare, ovviamente in un primo momento tagliano tutti, come dicevo, anche una lattina affilata da una parte, un pezzo di lamiera affilato da una parte taglia. Per tagliare si taglia con qualsiasi cosa, dipende poi da quanto dura da questa filatura, questo taglio, a cosa resiste, perché finché tagliare la carne, finché tagliare la carta, ma se poi devo intagliare il legno, soprattutto un legno molto duro, sicuramente quello non regge. Oltre poi ai manici fatti col nulla, che si spezzano facilmente, e si riesce anche a ferirsi. Allora è vero, gli egiziani vivevano nell'età del bronzo e del rame, per cui avevano strumenti in bronzo e in rame. Allora dobbiamo tornare a usare gli strumenti in bronzo e in rame, o possiamo andare avanti e fare un salto tecnologico? Una volta, come dicevo, c'era la Graziella, oppure io avevo la Garnielli da cross, una bici che pesava quanto me. Quindi andare in salita era pesantissima, in discesa filava, e soprattutto era resistentissima, ci si poteva buttare giù da un burrone. Però sicuramente non ha nessuna possibilità di competere con una mountain bike moderna, ultra leggera, ultra resistente, con freni che le permettono di lanciarsi giù da una collina impervia, mentre con la bicicletta di allora è il freno a tamburo. Se mi fossi lanciato giù da una collina, cosa che si faceva spesso da ragazzi, però ho rischiato sempre il collo, mentre oggi con queste biciclette si è piuttosto sicuri. Quindi non sono paragoni, a mio parere, che si possono fare. Dopo uno compri quello che vuole, spende i suoi soldi come vuole, si diverta come vuole, tutto ci sta. Io rispetto le idee e i concetti di tutti, però per piacere basta scrivere che io col pennato, il pennato è un buono strumento di lavoro e sicuramente è un eccezionale strumento di lavoro, molti contadini da decenni, quasi un centinaio d'anni, lo usano sicuramente. Nelle foreste amazzoniche gli aborigeni usano dei coltelloni o dei manchet in acciaio carbonioso, portato lì da residui di auto, da cose,
lo temprano, lo utilizzano per farci di tutto e quindi va bene, però non possiamo dire che sia all'altezza come acciaio, come attrezzatura di un moderno coltello come potrebbe essere questo. Non può essere all'altezza dal punto di vista tecnologico. Ovviamente poi sono le mani e la testa che creano lo strumento e che quindi che utilizzano lo strumento, quindi sicuramente c'è chi con strumenti di scarsa qualità riesce a fare grandi cose, anche questo è vero. Però è vero che insomma, se parliamo per passione, se parliamo di coltelli, cerchiamo di parlare di lame che hanno caratteristiche che vanno verso il meglio, verso il nuovo, verso il moderno, senza disdegnare l'antico, ma ovviamente con una tecnologia che ci porta ad avere lame più performanti, che mantengono il filo molto più a lungo, che arrugginiscono sempre meno, che hanno determinate caratteristiche. Ve lo dice uno che adora il 1095, quindi un acciaio che noi chiamiamo ovviamente in maniera spropositata, in maniera errata, carbonioso, un acciaio carbonioso, soprattutto come lo lavora la Tops e come la lavora l'Easy, che si affila veramente con poco, tiene buono il filo, tiene bene il filo, è elastico ed duttile, per cui difficilmente una lama che si rompe. Io lo adoro tantissimo, quindi con questo non voglio dire che sia migliore dell'SV35 o dell'Elmax, non lo è, sicuramente migliore e sicuramente è più tenero del D2, però è comunque un buon acciaio a mio parere, a mia esperienza tecnologicamente. Certo che un coltello del genere inizia a costare 150 euro, quindi non costa le 20 euro o le 10 euro al mercatino. Questo perché comunque c'è un minimo di tecnologia, c'è un minimo di tempra fatto bene, e queste sono cose molto importanti. Un coltello che magari tanti appassionati ne vogliono comprare uno solo, vogliono avere un coltello che gli duri nel tempo e che sia sempre funzionale e che gli dia anche quella sicurezza che non gli si spezzi in mano. Ecco che certi discorsi, come io vado utilizzo il coltellino da 20 euro, oppure una volta si utilizzava il coltellino chiudibile nei boschi, e certo sì, è vero. Ciò non vuol dire che un coltello moderno è nettamente superiore per una serie di motivi infiniti, sia per il tipo di trattamento che viene fatto, il tipo di fusione che viene fatto, il tipo di materiale utilizzato, il tipo di affilatura, anche i test che vengono eseguiti sulle lame moderne che una volta non venivano eseguite. C'è anche da dire che una volta c'era moltissima gente che si feriva o si amputava addirittura un dito nell'utilizzo di coltelli di una volta, soprattutto perché i chiudibili non avevano nessuna sicura. Per cui chiudiamo qua questo post parlando di coltelli senza coltelli. In realtà uno ce l'ho, un post un po' polemico, quindi io ringrazio sempre tutti dei vostri commenti. Vi avviso che alcuni commenti vengono cancellati automaticamente da YouTube. Io ho già interpellato YouTube, ma stanno lavorando su un algoritmo che cancelli le offese, che cancelli i link. Come voi sapete, ogni tanto vedete, ma prima ne dovevo cancellare molti a mano io, c'è qualcuno che fa il commento e mette il link a un sito porno, per esempio, piuttosto che un sito di trading o queste cose qua, mentre adesso YouTube col suo algoritmo ne cancella certi. L'algoritmo però, come sempre, non è intelligentissimo e ogni tanto mi capita che cancelli anche qualche post di qualche utente, cioè mi resta la email perché mi arriva l'email che mi dice guarda che Ciccio Pasticcio ti ha scritto il commento, però non trovo più il commento, per cui se vedete che il vostro commento è sparito, per piacere ripostatelo. Magari se avete messo un link non mettete il link, mettete solo guarda lo puoi trovare là così eccetera, o mettete un link scritto in maniera diversa, invece che punto mettete la scritta dot, in maniera che il link non venga cancellato in automatico da YouTube. Quindi vi ringrazio sempre dei commenti, scusate anche se questo post è stato un po' polemico, ma era per chiarire un attimino. Allora, la passione ci porta a parlare sempre di coltelli migliori, anche di coltelli, perché come vedrete nell'autunno ci sarà anche una serie di coltelli, diciamo così, di non grande valore economico,
ma che comunque hanno una buona qualità, perché andremo a valutare anche questo tipo di lame, come già ho fatto in passato. Vedete, io non è la prima volta che vi parlo di coltelli di 40-50 euro. Non parlo sicuramente di coltelli da 10 euro da tabaccheria, perché secondo me non sono neanche da prendere in considerazione. Piuttosto utilizzate un coltello da cucina, che sicuramente a mio parere è più valido. Questo è tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete un bel like, aiutatemi a crescere nelle classifiche di YouTube. Dobbiamo arrivare ai 10.000, ricordatevelo, così potrò postarvi dei video quasi giornalieri, se non giornalieri. Vedremo però queste novità nell'autunno. Mi raccomando, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti da Armando.